Eccoci qui ragazzi, buona giornata a tutti e benvenuti su Moto Idronica Passione. Oggi vi farò una brevissima recensione. Vi porto nel mio canale questo bellissimo aspirapolvere della Sparco, un aspirapolvere portatile molto compatto, 12 volt. La capienza del serbatoio di raccolta polvere è di circa 400 ml, ha un cavo molto lungo di circa 4 metri, ma adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Ecco qui una breve panoramica di quello che troverete nella confezione. Un cavo piuttosto lungo in quanto è un cavo 12 volt da 4 metri, riuscirete sicuramente a pulire tutta l'auto senza problemi. Due prolunghe, una rigida e una flessibile e tre diversi tipi di attacchi. L'attacco quello classico per aspirare nei punti più stretti, una spazzolina che risulta molto utile anche nei tappetini ed infine questa piccola spatolina da utilizzare soprattutto nei sedili per aspirare un pochettino la moquette dei sedili o anche i sedili in pelle per togliere la polvere in eccesso. È molto piccolo, maneggevole, facilissimo da impugnare. L'accensione è qua stile pistola del compressore per intenderci. Qua c'è l'imboccatura per l'attacco dei vari raccordi. Questo è il vano in cui viene raccolta tutta la polvere, la sporcizia, capelli, peli eccetera, tutto insomma quello che si deposita solitamente nei tappetini delle nostre auto. Molto facile e comodo da svuotare e da ripulire una volta terminata la pulizia dell'automobile. Adesso ragazzi ci spostiamo in automobile e vi faccio vedere un pochettino come aspira e quali sono le sue caratteristiche. Eccoci qui ragazzi, adesso vediamo di mostrarvi un pochettino come aspira all'interno dell'automobile. Colleghiamo l'aspirapolvere. Ho buttato appositamente un pochettino di sporco di terra sui tappetini per farvi vedere un pochettino la potenza di aspirazione, anche perché la macchina non era molto sporca, quindi vi farò comunque vedere un pochettino come si comporta. Andiamo a collegarlo. Lo utilizzo innanzitutto con il raccordo rigido e questa spazzolina e proviamo a fare una prova. Accensione. Ho fatto la prova con questo spazzolino perché possiedo i tappetini in gomma della Mercedes che sono con questi solchi molto profondi e quindi lo spazzolino serve a rimuovere eventualmente i sassolini presenti nei solchi in modo tale da riuscirli ad aspirare. Diciamo che a livello di aspirazione si comporta abbastanza bene. Adesso non fate caso al fatto che il tappetino sia rimasto macchiato perché era sabbia, quindi gli dovrò poi passare un pochettino la spugna per renderlo lucido. Adesso provo ad aspirare i sassolini con l'altra bocchetta in dotazione. Andiamo a utilizzare il raccordo snodato. E proviamo a vedere. La bocchetta piccola è comoda in quanto consente di pulire anche negli spazi più stretti. Allora ragazzi, logicamente dopo aver aspirato un tappetino in gomma di questo tipo andrebbe comunque ogni tanto lavato con dell'acqua, proprio acqua e sapone, in modo tale che non rimangano questi aloni che vedete comunque. E questa invece è la spatolina per i sedili.
vedete riesce a pulire abbastanza bene, è riuscito anche a togliere le varie piume del piumino che ogni tanto si perdono e rimangono attaccate ai sedili in alcantara. Ha un materiale tale che non riga nemmeno la pelle, sia sintetica che pelle vera. Andiamo a fare i sedili posteriori. Calcolate che vabbè, la mia macchina non è molto sporca perché la curo parecchio e quindi non lascio mai accumulare più di tanto lo sporco. Comunque il sedile vi garantisco che il sedile in alcantara è un po' fetente da pulire perché rimangono tutti i pelucchi attaccati. Nonostante tutto, come vedete, riesce ad aspirare molto bene. Proviamo a usare la stessa per forse qua è un po' scomodo. Si riesce anche sulla moquette, viene comunque molto pulita. Siamo attaccati l'accendesigari, vi faccio vedere che comunque riesco tranquillamente ad arrivare fino al bagagliaio. Questo ripiano è un ripiano in gomma, quindi lo sporco bisogna toglierlo con uno straccio, però diciamo che per raccogliere un po' di polvere che si accumula si riesce a fare tranquillamente con l'aspirapolvere. Ragazzi, adesso vi mostro su una piastrella la potenza di ispirazione di questa aspirapolvere, così che vi rendiate conto maggiormente sullo sporco come è in grado di aspirare senza problemi, nonostante sia veramente un piccolo aspirapolvere portatile, ricordiamoci. Adesso magari non riesco ad arrivare dappertutto perché sono lontano dalla macchina, vi ricordo che ha un cavo 12 volt, quindi non posso collegarlo purtroppo alla rete di casa. Ok, come vedete comunque riesce a pulire egregiamente. Vi mostro brevemente adesso come si svuota il contenitore di raccolta. Basta semplicemente premere questo tastino, si sblocca il contenitore. Come vedete tutto lo sporco, se si riesce a vedere che c'è un po' controluce, è tutto qua. E come vedete ne è raccolta parecchia di sabbia. Eccoci qui ragazzi, abbiamo finito di fare la prova direttamente sull'auto. Come avete visto funziona abbastanza bene, diciamo che non possiamo lamentarci per il tipo di aspirapolvere che è. A questo punto diciamo che basta una semplice soffiata col compressore, come vedete torna perfettamente pulito, quindi il sistema di pulizia del contenitore è veramente comodo, rapido, veloce, semplice da pulire. Vediamo di capire un pochettino quali sono i punti a favore e i punti invece a sfavore di questo piccolo aspirapolvere compatto. Allora, sicuramente parliamo prima dei punti a sfavore. Punti a sfavore, come ho già detto, probabilmente un pochettino il materiale un pochettino plasticoso al tatto, ma comunque sollevandolo si sente comunque che è robusto, che l'aspirapolvere è robusto. Un altro punto a sfavore di questo aspirapolvere sicuramente il tipo di alimentazione.
È vero che il cavo è comodissimo perché è molto lungo, circa 4 metri, ma il fatto di avere solamente un adattatore a 12 volt per l'accendisigari è un pochettino limitante. Comodo per le urgenze quando sei in giro, vuoi pulire velocemente l'automobile, ma un pochettino scomodo se ti trovi a casa e vorresti magari utilizzare la rete elettrica di casa anziché consumare la batteria dell'automobile, diciamo. Sicuramente sarebbe stata una gran mossa mettere una batteria, incorporare una batteria ricaricabile. Ecco, quella sarebbe stata una gran mossa. Allo stesso modo però probabilmente avrebbe aumentato il peso e quindi risultava magari un pochettino scomodo da maneggiare. Per quanto riguarda invece i pro di questo mini aspirapolvere, sicuramente la facilità di utilizzo, la facilità di pulizia, l'ottima potenza di aspirazione, perché comunque per essere così piccolo e compatto aspira molto bene. Come avete visto, ho aspirato semplicemente anche della terra proprio nel cortile e vedete che riesce a tirare su tranquillamente. Pulisce molto bene anche sulla moquette. Io adesso prevalentemente vi ho fatto vedere sul tappeto in gomma e un pochettino sui sedili perché comunque la mia auto era abbastanza pulita, non avevo modo di provare un'auto comunque con gli interni abbastanza sporchi, però vi posso garantire che aspira molto bene per essere così compatto. Un altro punto a favore di questo aspirapolvere è sicuramente il contenitore di raccolta, facilissimo da svuotare, molto comodo, basta semplicemente, come vedete, tirare questa levetta e come vedete è subito pronto per essere svuotato. Allo stesso modo per richiudere basta tirare in giù, spingere ed è già bloccato anche il contenitore. Quindi un altro punto a favore di questo aspirapolvere è sicuramente il sistema di raccolta. Ultimo punto a favore, diciamo, che è la dotazione. Vi danno comunque un raccordo flessibile, un raccordo lungo rigido, questa spazzolina che secondo me risulta molto comoda sui sedili, soprattutto quelli con io in Alcantara, il classico tubetto con la punta sbeccata per aspirare all'interno dei tappetini in gomma, e questa spazzolina che io la trovo fantastica perché comunque smuove la sabbiolina e allo stesso tempo il tubo di raccolta riesce ad aspirare, evitando che rimanga comunque sassolini sul tappetino. Parliamo ora invece di prezzo. Il prezzo, ecco, è un pochettino alto secondo me, però tutto sommato per l'utilizzo che se ne fa e la comodità diciamo che possiamo anche accontentarci. Parliamo di circa 47-48 euro su Amazon Prime. Si trova forse anche intorno ai 40-42 euro, a volte in promozione anche su altri siti. Io l'ho acquistato comunque su Amazon, vi lascio comunque il link in descrizione per quanto riguarda l'acquisto su Amazon se siete interessati. Ragazzi, mi raccomando, mi sono accorto che il 90% delle persone che seguono i miei video non è iscritto al canale. Per cortesia vi chiedo gentilmente di iscrivervi. Per voi è un piccolo gesto, ma per il mio canale è un gesto importantissimo perché mi consente di crescere e chissà magari in futuro poter fare più recensioni di prodotti, anche perché per ora i prodotti che ho recensito li ho pagati personalmente, quindi non ho nessuno sponsor che mi consente di dare in uso gratuito l'accessorio e quindi poter fare una recensione. Vi ringrazio comunque, mettete un like al video, iscrivetevi mi raccomando ancora, non smetterò mai di ripeterlo e vi ringrazio infinitamente se lo farete. Buona giornata, buon weekend, un saluto da Motodrone che Passione, ciao!